Sicurezza, turismo e fotografia. Sto leggendo La nuova vita del drone. Bentornati in canale ragazzi, bentornati su Giglio Air. Ciao a tutti ragazzi, bentornati o benvenuti in canale. Io sono Marco e oggi nuovo appuntamento, nuovo episodio. La nostra attenzione ricade sempre sui nostri bene amati droni, però oggi sono un po' rammaricato, vi dico la verità. Ma prima di continuare, come al solito, vi chiedo un like se questo video ti piacerà o ti servirà e perché no, se tu non facessi ancora parte della nostra community del canale Giglio Air e volessi crescere insieme a noi, ti invito ad iscriverti attivando la campanellina per rimanere aggiornato su tutte le mie prossime pubblicazioni. Ma andiamo al dunque della questione del video di oggi, care ragazze e cari ragazzi in ascolto. In molti di voi mi hanno segnalato un articolo comparso su una nota testata giornalistica italiana, mi sto riferendo al Sole 24 Ore, dove andiamo a vederlo insieme il buon Luca Tremolada, che è l'autore di questo articolo. Il 1° agosto 2021 scrive appunto questo articolo intitolato Sicurezza, turismo e fotografia, la nuova vita del drone. Vi lascio tra l'altro il link in descrizione per poter andare a vedere tutto l'articolo nella sua interezza. Ma perché ho voluto soffermare l'attenzione di questo articolo portandovi questo tipo di contenuto? Perché anch'io l'ho letto e riletto più volte e a tal riguardo credo che il primo youtuber italiano che ha portato all'attenzione questo articolo sia stato Andrea Pinotti. Colgo l'occasione pubblicamente per ringraziarlo per aver fatto questo video e per salutarlo. Però vi dicevo, mi ha lasciato molto perplesso. Tra l'altro vi invito a leggerlo per chi non l'avesse ancora fatto e vi aspetto a maggior ragione nei commenti di questo video proprio per capire quale sia la vostra opinione in merito e il vostro parere a riguardo. Io mi sono sentito un po' indignato, però come vi dicevo, care ragazze e cari ragazzi in ascolto, per quanto mi riguarda è stato abbastanza sfiduciante leggere questo tipo di articolo, perché mi sono messo per la prima volta nei panni di un new buy, di una persona che, spinta dalla passione, magari si informa sull'acquisto di un primo drone per poter coltivare la propria passione e il proprio hobby. Beh, insomma, se io new buy leggessi un articolo come quello che adesso vedremo insieme, forse non dico che il drone non lo comprerei dopo aver letto l'articolo, ma sicuramente mi farei molti più problemi di quelli che in realtà ci sono. Ecco, questo sì, e di conseguenza mi è sembrato corretto portarvelo all'attenzione mediante il video di oggi, in modo tale che chi non l'avesse letto lo possa leggere e si faccia una propria idea. Ma vediamolo insieme. Il primo punto che viene affrontato è prepararsi a usare un drone. La gestione di un quadricottero è una pratica time consuming, per usare un eufemismo, che rischia di prendervi minuti preziosi del vostro tempo libero. Carica il drone in auto, scarica il drone, monta, smonta, accendi, metti in carica, fai decollare, fai volare, fai atterrare e a volte spesso vai a cercare dove si è cacciato. L'articolo inizia in maniera molto particolare, mettiamola così. Luca Tremolada, che è il giornalista che l'ha scritto, sicuramente inizia con un taglio un po' particolare. Si capisce fin da subito che non sia un dronista e non abbia questo tipo di passione, ma non è questo il punto. Se noi continuiamo, ovviamente qui vi riporto quelli che dal mio punto di vista sono stati tratti salienti, arriviamo alla normativa. Eccolo qua, con l'entrata in vigore del nuovo regolamento europeo, anche per i droni sopra i 250 grammi, manca una M, e fa la nota e dice che prima era stato scritto 2,5 kg, quindi quantomeno è stato corretto a 250 grammi di peso, serve l'obbligo dell'attestato di competenza e di immatricolazione. Qui ragazzi abbiamo fatto tanti video a riguardo qui in canale, non voglio soffermarmi più di tanto, però sarebbe corretto dal mio punto di vista scrivere le informazioni per come sono.
scritta com'è anche per i droni sopra i 250 grammi potrebbe generare qualche incomprensione. Meno male che ha corretto da 2,5 kg a 250 grammi, sarà stato un errore di battitura. Vi ricordo altresì però che per tutti i droni, anche per un peso inferiore ai 250 grammi, i nostri DJI Mavic Mini, persiste l'obbligo dell'assicurazione. Dobbiamo volare con una polizza assicurativa che abbia determinati requisiti, vi lascio un video a riguardo, e soprattutto dobbiamo avere il QR code operatore che possiamo acquistare e stampare direttamente dal portale di D-Flight. Anche qui vi lascio un video a supporto, anche nei paragrafi dove si spiega come scegliere il drone giusto e il capitolo sicurezza. Dal mio modesto punto di vista l'articolo non è scritto proprio in maniera egregia ed eccelsa, mi sento di dire. A prescindere da tutto però volevo fare una riflessione con voi. Personalmente mi dissocio da quanto scrive il giornalista Luca Tremolada. Ricordo il nome, tanto non c'è niente da nascondere ed è tutto estremamente pubblico, anzi vi invito a leggervi, come vi dicevo prima, l'articolo per chi non l'avesse ancora fatto, proprio per capire quale sia la vostra opinione in merito. Non credo sia corretto parlare del mondo dei droni con questa accezione comunque così negativa. Credo sia abbastanza sfiduciante nei confronti soprattutto di un newbie che si vuole affacciare con passione e vuole rispettare le regole. Non vorrei che questo articolo sortisse l'effetto opposto. Ecco, questo mi spiacerebbe molto, anche perché io non ho mai soffermato la mia attenzione sulle varie rassegne stampe inerenti ai droni, però molte volte la stampa prende una posizione, soprattutto in ambito e in materia di privacy, un po' particolare e molto critica nei confronti di noi dronisti. E il messaggio che volevo portarvi all'interno di questo video è quello che la maggior parte di noi, la totalità di noi, vuole sicuramente divertirsi, vuole volare perché per noi è una grande passione, ma lo vuole fare rispettando le regole. Lo vuole fare in totale sicurezza e lo vuole fare senza arrecare nessun tipo di disturbo al prossimo, senza disturbare nessuno, senza invadere la privacy di nessuno. Questo è un hobby fantastico, magnifico. Io in prima persona mi diverto tantissimo ad utilizzare i miei droni. Mi diverto tantissimo a portarvi la mia testimonianza qui in canale Giglio Air, ma tutti noi lo facciamo con la passione e lo facciamo con la voglia di volare. Qualcuno di voi, e uso questa volta il termine qualcuno, anche se siete stati parecchi, giustamente mi avete scritto facendomi capire tutta la vostra sfiducia. Io non mi voglio soffermare più di tanto sui passi di questo articolo, andatevelo a leggere per chi lo vuole. Io vorrei semplicemente ribadirvi il concetto che non è sicuramente un articolo, mi permetto di dire, scritto veramente molto male, che deve farci passare la nostra passione per il volo, la nostra passione per il rispetto delle regole, la nostra passione per il divertimento nell'alzare il nostro quadricottero in volo non deve assolutamente scemare di fronte a niente e nessuno. Tutto quello che dobbiamo fare è volare rispettando le regole. Sono delle regole, è vero, queste regole, questa regolamentazione è cambiata molto, soprattutto ultimamente, ma questo non deve sfiduciarci mai nel tirare fuori il nostro drone dalla scatola, dalla custodia, volare, fare le nostre riprese e fare le nostre fotografie. Mi sentivo davvero di portarvi oggi questo tipo di contenuto non tanto per soffermarmi sull'articolo comparso ed è tuttora visibile sul Sole 24 Ore, mi riferisco all'articolo appunto del 1° di agosto, ma era per lanciarvi questo messaggio. Vogliamo, divertiamoci, ma rispettiamo sempre le regole. Un caro abbraccio a tutti voi e io vi aspetto al mio prossimo episodio. Ciao a tutti ragazzi!